Torta decorata, da ricorrenza. Ottima per un compleanno e per qualsiasi festa come questa, la festa della mamma. Quale migliore torta, se non con le fragole? E con una decorazione semplicissima a mo' di pacchetto regalo. Bella da vedere e buonissima da mangiare. Pan di Spagna sofficissimo, la crema al limone doppia, al limone che te lo dica fa. Prepariamola insieme. Iniziamo. 4 uova intere medie, 120 g di zucchero. Montiamo. Puoi fare questo passaggio in planetaria tranquillamente, è molto più comodo. L'importante è che le uova siano montate benissimo, devono proprio arrivare chiarissime e scrivere. Io mi aiuto con un supporto, così mi libero le mani. Aggiungo un limone e la vaniglia. Il segreto per far montare di più le uova, se non sono proprio a temperatura ambiente, aggiungere qualche goccia di acqua bollente. Intanto metto la farina in un settaccino, così sarà ancora più leggera. È importantissimo setacciare la farina. Quindi vedi, adesso sono arrivate, sono più che triplicate di volume, sono bianche e scrivono praticamente. Adesso è il momento di aggiungere la farina, che ti ripeto, col setaccino, piano piano, poco alla volta. All'inizio usiamo tranquillamente lo sbattitore, va benissimo. La velocità 1, quindi bassa, e aggiungiamo così delicatamente per non far perdere naturalmente l'aria che abbiamo incorporato prima, perché altrimenti non avrebbe senso. E poi continuo con la frusta a mano, sempre delicatamente, e aggiungo il resto della farina che è rimasta fino ad arrivare a un composto così, sempre molto montato. Se non dovesse essere montato, vi consiglio di aggiungere un po' di lievito per dolci, una mezza bustina. Se vi accorgete a vista che non è montato, fatelo. Io ho usato uno stampo quadrato da 22 x 22 cm, imburrato e infarinato. Se non ce l'hai quadrato, puoi usarlo tranquillamente rotondo o rettangolare, è uguale. E verso tutto il composto, che come vedi è montatissimo. In forno 175 gradi statico, 170 gradi ventilato per 20 minuti, 25 massimo. Apriamo, controlliamo se è cotta all'interno, ma si cuoce tranquillamente. Quando è solamente uova e farina si cuoce benissimo, quindi sembra una spugna. La faccio un po' tiepidire e la sformo leggermente, così raffredderà meglio senza stampo. Voilà, vedi? Una spugna. Intanto preparo la crema pasticcera. Mezzo litro di latte, io l'ho usato senza lattosio, ma va benissimo intero, scremato. La buccia di un limone, solo la parte gialla, e faccio scaldare. 2 uova intere più un tuorlo. Aggiungo 80 g di zucchero semolato. La scorza di un limone grattugiato. Rinforziamo il sapore del limone, il gusto del limone. Visto che già una buccia l'avevamo messa nel latte, quindi sarà ancora più intensa così. Limone biologico possibilmente. E aggiungo 60 g di amido di mais o farina. Se non vuoi fare la crema al limone, puoi aromatizzarla tranquillamente con della vaniglia, estratto di vaniglia o bacello di vaniglia. Prendiamo il latte ormai caldo, quasi al bollore, e ne aggiungo un po' per stemperare, e poi man mano diluisco. Tolgo la buccia che ormai ha dato il suo profumo e aggiungo tutto l'uovo nel latte.
e vado di nuovo sul fuoco e giro finché si addensa. Queste sono uova di galline libere felici qui, quindi sono gialle. Aggiungo anche un po' di vaniglia perché mi ci piace e aspetto che addensi. Vedi, così, bella liscia, setosa. Grazie all'amido di mais verrà un po' più gelatinosa, più come piace a me, più lucida. E lascio raffreddare, metto in una ciotola e la copro con della pellicola a contatto in modo che non farà la crosticina sopra, e la lascio raffreddare completamente. E intanto preparo la bagna perché il pan di Spagna va inzuppato. Quindi 400 ml di acqua calda e 2 cucchiai di zucchero. Facciamo sciogliere, così con l'acqua calda si scioglierà facilmente. Infatti vedi il fumo, si vede. Un bicchierino di liquore limoncello, questo è facoltativo, rafforzerà il gusto del limone, ma se non vuoi farla alcolica puoi tranquillamente non metterlo. Aggiungo anche una fialetta di aroma limone. E la bagna profumata al limone è pronta e lascio raffreddare. Monto la panna, 400 ml di panna da montare, che può essere sia quella vegetale sia quella fresca di latte. Se usi la seconda metti 2 cucchiai di zucchero a velo per addolcirla. Deve essere ben montata. Quindi riprendiamo la crema fredda, gli do una rimestata così con le fruste e aggiungo la panna per alleggerirla, fra virgolette, nel senso di consistenza, con la velocità sempre bassa, quindi 1, continuo a farlo tranquillamente con il frullino e poi con la spatola. Non amo metterne tantissima panna perché mi piace che rimanga cremosa e non pannosa. Così, pronta. Ora taglio il pan di Spagna, ormai freddo, in 2 strati. Mi piace bello ripieno il pan di Spagna, sia di crema che ben inzuppato. Vedi com'è meraviglioso, leggero, buonissimo, anche da mangiare così, perché è aromatico grazie al limone e alla vaniglia, quindi non sa di uovo. E abbiamo i 3 strati, 1, 2 e 3. Riprendo lo stampo usato per cuocerlo. Questo è a cerniera, va benissimo così. Tolgo la parte di sotto e lo metto direttamente sul piatto da portata e metto la bagna sotto una parte. Se non hai questo tipo di stampo a cerniera puoi mettere comunque lo stampo che è usato per la cottura rivestito di pellicola, poi però dovrei rovesciare la torta al contrario. Quindi ho messo la crema abbondante, di nuovo il pan di Spagna inzuppato e il resto della crema, il pan di Spagna a chiusura e imbeviamo. Vedi come assorbe? Proprio una spugna, un pan di spugna. E sopra finisco con la panna. Se poi la devi rovesciare, invece che usi uno stampo normale, non mettere adesso la panna, la metterei dopo. Pulisco, chiudo o con pellicola o col coperchio e metto in frigorifero per almeno 2 ore. Pasta di zucchero. 200 g di pasta di zucchero. Facciamo il fiocco. Tutorial. Mi sono seduta così mi riposo. Occorre pasta di zucchero, zucchero a velo, quindi mi alzo perché devo andarla a prendere. Arrivo, Allora metto zucchero a velo sul piano e stendo la pasta di zucchero, semplicemente così, non deve essere molto sottile. Cerco di tagliare una striscia più diritta possibile, mi aiuto magari con un coltello, qualsiasi cosa, un righello. Deve essere alta 6 cm circa e taglio un'altra striscia più piccolina, pareggio, deve essere circa lungo 23 cm, 24. Chiudo al centro, così delicatamente,
e poi faccio i due laterali così a fisarmonica. Richiudo tutte e due al centro, vedi? Facilissimo proprio. Puoi farlo tranquillamente, una decorazione di effetto ma semplice. E con questo faccio la parte centrale, chiudo e taglio l'eccesso, modello un po' il fiocco in modo che rimanga in forma, asciugandosi rimanga 3D così, e lascio asciugare. E poi faccio le due strisce, anche piuttosto diritte, mi raccomando, non come me. Le strisce però vanno coperte con pellicola. Riprendiamo la torta dal frigorifero, che ormai sarà bella in forma, vedi, inzuppata bene, e rivesto i laterali con la panna montata. Metto su la striscia, prima una, poi l'altra, come se fosse un pacchetto regalo. Tolgo l'eccesso. E adesso entrano in gioco le fragole fresche che taglio a fettine. Fate anche forme diverse, è più carino ancora. Quindi vado ad attaccarle sulla panna fino al bordo dove c'è la pasta di zucchero. È un passatempo questo, un gioco di Art Attack. Cerchiamo di riempire gli spazi il più possibile, giocando con le forme, con una più grande e una più piccola. Finché non sarà tutto pieno. Bellissima già così, bella, colpo d'occhio interessante. Metto un po' di acqua al centro per far attaccare il fiocchetto. E con gli scarti faccio il resto del fiocco. Che posiziono sotto il fiocco. Ecco, adesso è completa. Anzi no, vanno lucidate le fragole. Io uso questa gelatina spray che è molto comoda, si compra al supermercato tranquillamente, oppure fai la gelatina normale, la sciogli sul fuoco e poi la passi, una classica gelatina. Oppure se proprio non vuoi fare la gelatina puoi usare la confettura di albicocche diluita con un po' di acqua, un po' di succo di limone, e ce la spalmi sopra con un pennellino e voilà, la torta è pronta. Bellissima, mi piace tantissimo, proprio i colori, tutto. Un bel pacchetto regalo per le nostre mamme o per un compleanno, o da mettere in un buffet al centro e poi mettere il resto dei dolci tutto intorno. E guarda l'interno, che meraviglia, molto invitante. Una torta adattissima a questo periodo, fresca, piena di crema e fragole che completano il tutto. Un abbinamento poi crema al limone, fragole, panna, cioè è indiscutibile questo come gusto. Io amo questo tipo di dolci, delicati nel gusto, freschi al palato e buonissimi. Potrei mangiarla tutta. È buona. Però la condivido con la mia mamma e con tutti i familiari. Bella e buona. Ciao ciao, alla prossima, grazie per la visione come sempre. Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, è gratis.